Se si vuole iniziare e seguire un percorso di pratica artistica, si devono tener presente i 3 punti fondamentali che andremo ad analizzare oggi. Sono 3 punti, più uno che andremo a vedere nel corso di questa chiacchierata. Una chiacchierata che farò insieme a voi mentre disegnerò questo paesaggio. Andiamo senz'altro ad iniziare. Buona visione. Il disegno e la pittura. Queste pratiche, a mio avviso, necessitano di 3 elementi fondamentali e di uno imprescindibile. I 3 elementi fondamentali sono questi. Il primo, la pratica e l'esercizio costante. Il secondo, l'osservazione dell'opera di coloro che ci hanno preceduto. E il terzo, l'osservazione sistematica della natura. E con natura intendo tutto ciò che noi vediamo, qualsiasi cosa. Osservazione, in questo caso, vuol dire passare tutto ciò che vediamo attraverso la distinzione delle forme, dei colori e del chiaroscuro, senza nessun coinvolgimento riguardo al soggetto. Il mondo, quindi, come analisi formale. Senza questi 3 elementi non può esistere la possibilità della costruzione di una nostra personale interpretazione del mondo. Cosa significa? Cosa intendo per interpretare? Trovare il modo, attraverso la tecnica, affinata dalla pratica e dall'osservazione, di rappresentare quello che della realtà, sempre in riferimento a quelli che dicevamo prima a proposito di essa, che della realtà abbiamo compreso e che riteniamo sia giusto far osservare anche agli altri e alle altre che non hanno il nostro stesso punto di vista. Tutto questo però non può esistere senza il quarto punto imprescindibile, che è la consapevolezza del nostro limite e quindi della capacità di autocritica che deve sempre accompagnare il giudizio di ogni nostro singolo lavoro. Le opere possono risultare deboli o incomplete, zoppicanti, e ne dobbiamo essere consapevoli. Di molti miei lavori, ad esempio, salvo alcune parti, di altri tutto, ora. Però guardandoli meglio, forse in futuro non so se potrò salvare proprio tutto. E mi accorgo sempre di più come questa capacità, così complessa da acquisire, sia così importante per la storia di una ricerca artistica personale. Poi il nemico principale di questa conquista è la ricerca del consenso, che spesso determina la scelta del soggetto. Quello che dobbiamo ricercare, se si vuole proseguire in questo aspro sentiero che è la creazione dell'opera, non è la nostra dimensione personale, ma quella dell'opera. Noi siamo secondari rispetto ad essa, veniamo dopo. Dobbiamo fare un passo indietro e concentrarci su ciò che è giusto rappresentare, non su ciò che è meglio o più conveniente rappresentare. Quello che a me non interessa è consigliarvi un metodo, una strada. Quello che a me non interessa è vedere i colori allineati sulla tavolozza come soldatini, per fare un esempio. E non è come tempero una matita o quale tipo di materiale uso che fa la differenza. E per differenza intendo lo scarto che c'è fra la sostanza e l'apparenza. La differenza la possono fare solo quei 3 elementi che ho detto all'inizio e che prescindono da qualsiasi approccio formale. La pratica e l'esercizio costante, l'osservazione dell'opera di coloro che ci hanno preceduto e l'osservazione sistematica della natura. Perché la tecnica la si può apprendere in maniera circolare,
e non in maniera orizzontale. Nel centro ci si può arrivare attraverso molti percorsi. Le strade sono moltissime. Ad esempio, l'approccio al disegno può essere ripercorrere passo passo quella che può essere considerata una prassi, un'azione precisa e determinata dalla maggioranza dei metodi adottati in tutta la storia della didattica artistica. Ma la prassi può anche essere determinata dal percorso seguito da un disegnatore che a noi piace, nei cui disegni non troviamo questa strada, ma un'altra, altrettanto percorribile. Ecco perché mi interessa che passi un messaggio ben preciso, e cioè che per me, per quel che mi riguarda, la peculiarità di ognuno, anche della persona che prende in mano per la prima volta una matita o una penna o un carboncino, deve essere il punto di partenza, il possibile approccio che può essere per ogni persona diverso e personale, sempre. Non è un caso che io insista con questo. Potrei anche, come ho fatto, continuare a dare dei consigli, ma preferisco, perché per me da adolescente non c'è stata lezione migliore, mostrarvi il disegno nel suo formarsi, in modo che possa intravedersi quello scarto che esiste fra creazione artistica e semplice esercizio formale. Sia Ingres che Rembrandt che Picasso, ad esempio, sono riconoscibilissimi e originali nel tratto, ma tutti e tre sono partiti da quelle tre cose che abbiamo nominato all'inizio. Ma potremmo anche nominare Andrea del Sarto o Pontormo. Ecco, abbiamo 5 stili completamente differenti da cui partire e che potrebbero condizionare in positivo qualsiasi approccio didattico al disegno. A noi piace un determinato disegnatore o pittore e sappiamo che quel pittore e disegnatore ha una tecnica assoluta e consapevole. E dobbiamo domandarci come arrivare in quel punto, da dove si può partire per svolgere quel tipo di ricerca, e così per un altro, e un altro ancora. Non si può disegnare senza conoscere il segno che ci ha preceduto, ed è da lì che dobbiamo partire. Tutti coloro che hanno scritto dei trattati sul disegno o dei manuali si sono sempre focalizzati sul proprio metodo, ed è di quello che parlano. Ma io dico, c'è forse un metodo migliore che partire proprio dalle opere e non solo dall'insegnamento pedissequo e meccanico. Non sarà che da questo insegnamento non possiamo che arrivare alla stessa soluzione, senza operare con la nostra sensibilità e esercitando l'osservazione sui maestri, ricavare dall'uno e dall'altro ciò che è meglio per noi? Se ci focalizziamo solo sull'imitazione, il risultato potrà essere buono, perché avremo intrapreso una sola maniera di arrivare al centro, ma ogni opera non riuscirà a intraprendere un cammino di analisi e di ricerca. Si limiterà a ripetere il dipinto del maestro all'infinito, come una eco senza soluzione di continuità. Quindi dobbiamo necessariamente dichiarare che la pratica principale è l'osservazione. Leonardo, nel trattato di pittura, all'inizio della seconda parte, a proposito di trattati, va al di là della considerazione generale e si sofferma sul particolare e scandisce proprio i tempi di questa osservazione e della pratica, in pochissime parole. Lui dice: il giovane prima deve imparare prospettiva, e qui ovviamente lui si adatta a ciò che nella vulgata corrente a lui era nuovo, era conquistato, la misurazione dello spazio, che poi vedremo come lui poi trasforma e propone alternativamente alla maniera della prospettiva centrale. Poi le misure di ogni cosa.
quindi l'osservazione di ciò che è più grande e di ciò che è più piccolo. Poi di mano di buon maestro, cioè guardare, mettersi vicino a un maestro, uno in particolare, sceglierne uno, per assuefarsi a buone membra. Poi dal naturale, quindi l'osservazione, per confermarsi la ragione delle cose imparate. Non bisogna starsene. Quello che ci dice il maestro poi dobbiamo cercare di capire se corrisponde veramente a ciò che noi interpretiamo di quello che vediamo. Poi vedere un tempo le opere di mano di diversi maestri, quindi di nuovo osservare tutti i maestri possibili che sono intorno a te. Poi far abito, quindi vestirsi, prendere in mano i pennelli, il disegno, la matita, e mettere in pratica ed operare l'arte. E poi ancora, quale studio deve essere nei giovani? Lo studio dei giovani, i quali desiderano di professionarsi nelle scienze imitatrici. È bellissima questa definizione della pratica artistica, scienza imitatrice. I quali desiderano di professionarsi nelle scienze imitatrici di tutte le figure delle opere di natura, deve essere circa il disegno, accompagnato dalle ombre e lumi convenienti al sito dove tali figure sono collocate. Ci deve essere una corrispondenza tra ciò che osserviamo e ciò che noi poi andiamo a comporre. Però qui, nel momento in cui noi le andiamo a comporre, se abbiamo ben presente, tenuto ben presente tutti i principi che ci hanno accompagnato e da cui non ci discostiamo, allora in quel momento noi possiamo vestirci da pittore o disegnatore e cominciare a percorrere il nostro cammino di interpretazione della natura. E con questo vi saluto per oggi, vi ringrazio di avermi ascoltato e vi chiedo solo di iscrivervi al canale e di leggere nella descrizione sotto il video tutto ciò che scrivo, compresi tutti i link che metto a tutto il materiale che presento nel video. Vi ringrazio ancora, vi auguro una buona giornata e a presto.